Top Driver Rally Revolution. Grab, smash, who's the best? Top Driver Rally Contest. Grab, smash, who's the best? Top Driver Rally Contest. Donnie and Master will be the next. Rally Revolution is the best. Un caloroso saluto da Top Driver Diecast. Siete collegati con noi da Picco Serpente per assistere alla seconda e ultima semifinale del nostro torneo Rally Revolution, che decreterà gli ultimi 2 posti per la finalissima della prossima settimana. E insieme a me per commentare questa gara c'è il traslocatore Max Power. Salve a tutti i sommelier dei motori. Oggi c'è area di sfida e 4 piloti in gara stanno già affilando gli artigli per quella che si prospetta come una gara agguerrita. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno inviato messaggi d'affetto per la mia nuova sistemazione. Presto vi porterò a fare un giro nella mia nuova casa qui a Picco Serpente. Sensazionale, ma ora rimaniamo concentrati sui motori. Dopo un breve sguardo alla scheda di riepilogo del tracciato, noi lasciamo la linea alla nostra corrispondente Terry Cristallo, che si trova ai paddock di Viale Serpentello per le presentazioni. Ben trovati a tutti, c'è fermento qui ai box, ma noi procediamo con cautela. Vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi e attivare la campanella per ricevere le notifiche. Vi ricordiamo inoltre che in descrizione al video ci sono tutti i link utili per i nostri social. E non ultimo, commentate, diteci la vostra su questo torneo e chi sono i vostri preferiti. Ora bando alle ciance e via con le presentazioni. Il primo pilota è Danny Supreme, che corre sulla Ford Escort Rally Tundra, affiliata al team Fairlane. Le sue quotazioni per il passaggio del turno sono alte, vedremo se rispetterà i pronostici dei bookmakers. Proseguiamo con Amato Yoshi. Il pilota del sollevante corre per il team Takeshi con la sua Toyota Trueno. Diamo il benvenuto a Splinter. Terza auto in gara, una Subaru Impresa guidata dal pilota messicano Felix Grail, che corre con Reposato per il team Sakura. In ultima troviamo Betty Boom con la sua Megadeth, una lancia delta integrale che fa girare la testa, auto iconica nel mondo del rally. Il nostro team Top Driver ha puntato tutto su di lei, speriamo non tradisca le attese. Prima di congedare la nostra inviata vogliamo chiedere se ci sono ragguagli sull'inchiesta a carico di Remo Aldito e sul team Revered Pod. Sappiamo che la tua indagine sta continuando. Sì, ma al momento siamo in un vicolo cieco, non c'è nessuna informazione sulla Revered Pod, nessun documento ufficiale e nessuno storico in merito al pilota Remo Aldito. Abbiamo trovato un numero di telefono collegato alla società, ma risulta essere un numero inesistente. Per ora è tutto, ma continueremo a tenervi aggiornati. A voi la linea. Grazie alla mitica Terry. Noi si va alla prima mancia, a sinistra Tundra e a destra Riposato. Pronti, partenza, prepotenza. Danny Supreme in leggero vantaggio, ma Felix Grail non molla e si allunga, salto liscio, derapata, controllo e via col gas. Scivola come una saponetta, ma tiene il controllo e va a chiudere la gara in solitaria con un tempo di 8.318, mentre la Ford Tundra si ferma dopo il salto di Prato Velenoso. Un salto troppo ingessato quello di Danny Supreme, tradito dalle sospensioni morbide del suo bolide. Vediamo cosa farà nella seconda manche. Ora è Reposato a sinistra con 7 punti e Tunda a destra con un solo punto. Si parte senza esitazione in 3, 2, 1... Via! Felix Grail in vantaggio, stacca bene l'avversario in tranquillità. Troppo molle, salto catastrofico. Danny Supreme trova lo spazio e si imbuca, manovra epica. Fila liscio come l'olio dopo l'ultimo checkpoint, corre verso il traguardo senza guardarsi indietro. Si prende la sua rivincita e va al punteggio di pareggio con Reposato. 8 punti a testa e ora guardano gli altri concorrenti dall'alto in basso. I due avversari sono già in griglia, pronti a darsi battaglia nella terza manche. Betty Boom a sinistra e Amato Yoshi a destra. Frizione, motore e lancio. Partenza col botto, spingono come forsennati, ma Megadeth la spunta e arriva Sato alla grande. Splinter lo segue da vicino, tocca l'avversario di dietro
titolo e i due si fermano poco prima dell'arrivo da brividi. 5 punti a testa per loro che si sono dati battaglia senza lasciare un centimetro, agguerriti fino all'osso. Siamo certi che nella manche successiva tenteranno la giocata definitiva per avere un vantaggio maggiore. Vediamo chi la spunterà. Siamo già pronti, a parte inverse, il semaforo è acceso. Motore, azione, propulsione. Quarta manche in fotocopia, nessuno rallenta, anzi accelera. Megadeth perde il controllo del avvitamento, torna in posizione. Incredibile. Betty Boom con la grinta e la testardaggine riesce in un'impresa unica. Sul finale l'auto sembra imbizzarrirsi, ma va a tagliare il traguardo. Tempo sotto gli 11 secondi, ma non è quella la notizia sensazionale. Piuttosto il salto acrobatico e uno sbigottito Amato Yoshi che guarda la scena. Mi sono usciti gli occhi dalle orbite. Follia pura. Betty Boom ha fatto il botto. Non ho mai visto niente di simile. Anche il nostro cameraman ha avuto un mancamento dopo aver visto questa scena che rimarrà stampata per sempre nelle nostre menti. Ora vogliamo la quinta manche che vede sfidarsi proprio Megadeth a sinistra con 12 punti e Reposato a destra con 8 punti. Non c'è tempo, pronti a cannone. Ancora protagonista la lancia delta integrale, ma la Subaru è intimorita. Salto perfetto per Megadeth mentre Reposato a terra sul fianco si arena. Betty Boom stavolta attacca il turbo in discesa libera, vuole anche il tempo migliore e ci riesce. Gente, 8, 146 secondi, punteggio pieno, miglior tempo e una pilota che sta brillando. Se cercate perfezione sul vocabolario, a parte la mia descrizione, troverete la foto di questa discesa stupenda. Difficile ora contenere l'emozione. Al momento Betty Boom sulla lancia 19 punti e partirà a destra mentre Reposato di Felix Grail e a sinistra con 9 punti. Conto alla rovescia. 3, 2, 1, via! Stavolta Reposato parte meglio, controlla il centro per Megadeth e si avvicina al salto. Buon controllo da Subaru mentre Megadeth si tocca con l'avversario, niente da fare. Felix Grail pensa solo al bottino, deve fare punti e con i fari punta la galleria lì Rinaldo andando a tagliare il traguardo. Riduce il gap e prova a farsi vedere lì davanti presentandosi all'appello con 16 punti totali, mentre Betty Boom staziona a quota 20 con la possibilità di un punto aggiuntivo per il miglior tempo. Stavolta Megadeth è stata sfortunata, ma è quello che succede quando si arriva dietro ad un avversario al salto di Prato Velenoso. Vedremo ora nelle ultime 2 batterie se gli altri concorrenti saranno in grado di impensierire i due davanti. Amato Yoshi a sinistra con Splinter e Danny Supreme a destra con Tundra, tutti ai posti, a piena potenza, pronti, partenza! Si lanciano con cautela, ma la curva del salto Splinter alla meglio, si lanciano con la streccia mentre Tundra si accartoccia. La Toyota una scheggia, prende velocità e dopo il ponte della Vipera gioca con il controsenso. Arriva al traguardo prendendosi gioco dell'avversario. Davvero un birichino il giapponese che sembrava stesse solo scaldando le gomme. Speriamo che tutta questa sicurezza non gli si ritorca contro. Final round. Ora Danny Supreme deve fare il massimo. Con soli 9 punti all'attivo sarà durissima. Parte a sinistra in corsia esterna. Amato Yoshi invece deve comunque fare punti se vuole scavalcare la Subaru di Felix Grail e passare il turno. Ora ha 14 punti e parte a destra. Critica del parziale e lancio spaziale. Protagonista dopo lo start è sempre Splinter che si defila da Tundra. Salto a canguro per lui. Telecontrolla con difficoltà dopo lo sterrato. Danny Supreme è fuori dai giochi. Ma Amato Yoshi è sempre presente e stacca il biglietto per la finale. Emozione viscerale fino all'ultima curva qui a Top Driver. Con una doppietta folgorante il grande pilota nipponico va a spodestare la posizione di Felix Grail e con 21 punti si presenta alla finale di Rally Revolution a pari merito con Megadeth di Betty Boom. Salutiamo con il merito che si rispetta anche Danny Supreme che ha provato in tutti i modi a recuperare, ma non è stato sufficiente. Gli amici di MP Record ci aspettano per farci sapere a chi è andato il premio Stuntman di questa puntata. In accordo con la giuria popolare, rullo di tamburi, il premio va Betty Boom! Sulla lancia delta integrale per l'acrobazia folle con cui ha lasciato di sasso tutti gli spettatori. Una manovra fuori di testa che ha influenzato non poco il seguito della gara. Cari amiche e amici, anche per oggi è tutto da Picco Serpente. Ora è proprio tempo di andare. Sta arrivando il trasporto per tutte le mie cose. Bisogna cominciare ad arredare. Andiamo, Stinky! E ogni promessa è un debito. Ma
Ma quella roba è tutta tua! Ma certo, è tutto necessario. Ma che ci devi fare con una panchina? Si vede che non ti intendi di interior design. Quello è il mio divano. Dai, ci vediamo al Lago Orrore. Aspetta, dammi un passaggio! No, non posso, è tutto pieno. E poi 2 passi a piedi non hanno mai fatto male a nessuno. Un saluto da Top Driver, dove gli amici non ti aspettano mai!